Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto nel secondo live di X Factor in cui è stata eliminata Amanda Bottini, secondo me immeritatamente, ma era una eliminazione abbastanza annunciata. Sappiamo tutti che quel meccanismo un po' non funziona, secondo me, nel senso che quando si va al ballottaggio, bene o male, chi va al ballottaggio nella puntata precedente e si salva, poi probabilmente esce nella puntata successiva, anche perché a decidere tendenzialmente sono sì i giudici. Ieri c'è stato il tilt tra Amanda e Michelle. Adesso non mi sorprenderei qualora fosse Michelle ad andare nuovamente al ballottaggio ed essere eliminata la prossima puntata. Per carità, ci sono sempre delle eccezioni, però l'anno scorso è stata molto lineare questa cosa. Di solito i giudici, non tutti, ma tendono a far valere anche questa situazione, nel senso che se qualcuno è già andato al ballottaggio e l'ha passato una volta, poi magari si dà l'occasione a chi invece ci è andato per la prima volta al ballottaggio di proseguire. E ieri Paola Iezzi stava facendo così, poi Achille Lauro ha chiamato il tilt, a decidere è stato il pubblico, però Amanda era stata la meno votata precedentemente e anche lì era complicato comunque, quindi tendenzialmente se si va al ballottaggio poi, se non si esce alla successiva, dopo che ci si è salvati, si può uscire a quella dopo ancora, però è molto molto difficile poi riuscire a salvarsi. Credo che Amanda abbia fatto una bella esibizione, molto meglio dell'altra volta. La voce c'è, il problema forse è un po' il carisma che le è mancato, almeno finora. Non dico che non abbia carisma in generale, ma in questo show forse è quello che le è mancato per cercare di attirare il pubblico dalla sua parte. E ci sono poche puntate, ci sono appunto le audition in cui già devi cercare di distinguerti, oltre che quindi colpire i giudici per ottenere 4 sì e per accedere ai live, devi anche cercare di far presa sul pubblico, come per esempio è successo con il caso particolare dei Plastic Case, che non dovevano essere, secondo me, eliminati a favore dei Copper Jitters. E lì secondo me Achille Lauro ha fatto un po' un pasticcio, perché tenendosi i Plastic Case sicuramente sarebbe potuto andare più avanti con 3 artisti. Lì invece si è scavato un po' la fossa con i Copper Jitters, perché al pubblico già non erano piaciuti probabilmente per l'atteggiamento. A livello musicale poi ci stanno e hanno fatto un'esibizione sbagliata, però quella scelta sicuramente li ha penalizzati ulteriormente anziché aiutarli. Secondo me portarli soltanto ai live per una puntata, perché poi si sapeva che era probabile che insomma durassero poco. Devo dire che nella serata la cantante che mi ha colpito di più è stata Rob. Rob, che a me è piaciuta sin dall'inizio, quel suo stile un po' punk ma non esagerato. Ha portato delle canzoni, io continuo a fare l'esempio di Driver License di Olivia Rodrigo, e in quella versione a me è piaciuta ancora di più dell'originale. Sembra esagerato dirlo, però per me è proprio così. Io non ho mai amato particolarmente quella canzone di Olivia Rodrigo, ne preferisco altre. In questo caso però Driver License è diventata una canzone che veramente ha spaccato in maniera incredibile, fatta in quel modo da Rob. Anche nel primo live ha fatto molto bene, ma non è esplosa nel primo live, nonostante abbia fatto molto bene, però continua sicuramente nella sua linearità di percorso. Con Ti sento di Mattia Bazzar, per me è stata veramente clamorosa, ha fatto qualcosa di spettacolare e è piaciuta tantissimo, ripeto, è una delle artiste che mi piacciono di più, fermo restando che il livello di quest'anno è veramente altissimo. Achille Lauro continua a ripeterlo, ma lo ripete a ragion veduta, perché è davvero difficile scegliere il vincitore anche tra quelli che sembrano essere più favoriti. Io ho sempre visto Pierci come favorito, ma Delia poi ai live ha fatto qualcosa di spettacolare e continua a farlo. Devo dire che Delia non è proprio il mio genere musicale, quindi parliamo di gusti soggettivi, quindi se devo giudicare a livello soggettivo, a me Delia non fa impazzire, però è una delle papabili vincitrici, così come lo è Pierci, che mi è piaciuto molto nei panni di Bruno Mars. Poi al di là dei movimenti, che forse non sono il suo pane quotidiano, come abbiamo visto, però vocalmente è qualcosa di clamoroso. C'è anche Ero Caddeo, che secondo me ha scalato diverse posizioni, è partito un po' in sordina, non ai live, ma nell'edizione di X Factor. Ai live invece è partito subito molto bene, e quindi Ero Caddeo secondo me sta scalando le gerarchie in maniera molto importante. Anche lui è uno dei candidati quantomeno alla finale, così come potrebbe esserlo Mayu, però secondo me Mayu è stata un po' più sottotono. E ripeto, l'artista che in questo secondo live mi ha più colpito è Rob. Forse si parla troppo poco di lei in ottica big di questa edizione di X Factor, parlo chiaramente. Achille Lauro l'ha anche sottolineato, io sono molto in linea col pensiero di Achille Lauro sotto questo punto di vista. Probabilmente la cosa che gli contesto di più, come ho già detto, è quella della scelta dei Copper Jitters a discapito dei Plastic Case. Per il resto sono abbastanza in linea con il suo pensiero, perché lui l'ha definita underdog.
ovvero la più sottovalutata di questa edizione, almeno per quanto riguarda le ambizioni e le aspettative. Sono d'accordo perché, allora, a me ha colpito subito, come ho già detto, già dalle audition, e pensavo veramente che potesse fare comunque un percorso importante, arrivando magari fino alla fine. Lei sta trovando una linearità di percorso che sono molto curioso di vedere come proseguirà, e soprattutto sono molto curioso di ascoltare i suoi inediti, il suo inedito, perché comunque qui ne presentano soltanto uno. Sono molto curioso, però devo dire che secondo me bisogna fare molta attenzione a questa ragazza, che mi piace molto come stile, come canta, anche come personaggio, perché di fatto con quel taglio di capelli, con quel colore di capelli, che tra l'altro ha cambiato nella seconda puntata perché da rosso è passata al verde, però si è creata comunque un personaggio, nel senso che è riconoscibile non soltanto a livello vocale, ma anche a livello estetico. Quindi tu sai che vedi quella cantante è Rob, cosa che per esempio, riallacciandomi al discorso che facevo in apertura, è mancata ad Amanda, perché Amanda si è presentata come una qualunque, cioè è difficile riuscire a distinguerla, oltre che a livello vocale, soprattutto a livello di stile, a livello visivo, cioè passa un po', non voglio dire inosservata perché mi sembra esagerato, però non ti dà quel colpo d'occhio che ti permette di riconoscerla subito, ecco, non è così riconoscibile a livello immediato. Poi che sia brava non ci sono dubbi, secondo me quest'anno sono tutti bravi quelli che sono arrivati ai live e non c'è qualcuno che è evidentemente più indietro rispetto agli altri. Quindi io credo che Rob, già lo dico da adesso e lo pensavo dall'inizio, lo dico adesso ma lo pensavo già alla seconda sua esibizione, per me merita assolutamente di arrivare fino in fondo, è quello che mi auguro. Poi chiaramente da qui alle prossime 4-5 puntate non so che cosa succederà, può succedere tutto, e il pubblico che vota X Factor, almeno per quanto riguarda i miei gusti personali, è sempre andato un po' in contrapposizione. Quindi non so se effettivamente poi sarà così oppure no, però tra i vari Pierci, Delia ed Erogaddeo bisogna anche tener presente Rob e inserirla, perché come ho già detto se ne parla forse troppo poco. Si è parlato molto anche di Mayu, perché per la sua giovane età, a 20 anni, comunque ha fatto molto bene, emoziona, però nell'esibizione del secondo live, almeno per quanto mi riguarda, con Unconditionally di Katy Perry, non è che sia stata così eccezionale. Anche lei non era soddisfatta e credo a ragion veduta anche i commenti dei giudici comunque non sono stati coinvolgenti quando hanno detto che ha fatto una buona esibizione, come per dire che l'esibizione è stata sufficiente, ma non è stata qualcosa di esplosivo. E probabilmente quello è mancato a Mayu. Mayu è riconoscibile per diversi tratti, oltre che a livello vocale, anche come personaggio secondo me è riconoscibile, però nell'esibizione di Katy Perry io mi aspettavo qualcosa di diverso. Quando avevo letto le assegnazioni e avevo visto che avrebbe cantato Unconditionally, io pensavo onestamente a un'esibizione un po' diversa, mi aspettavo qualcosa di più. E più o meno mi ritrovo nel commento dei giudici, quindi credo che deve forse sbloccarsi un po' di più, deve essere meno, cioè rigorosa sì, attenta sì ai dettagli, ma non così maniacale, perché poi potrebbe essere controproducente. È giusto essere attenti ai dettagli, è giusto curare ogni cosa, ma poi bisogna anche godersela l'esibizione nel momento in cui la si fa. Se termini l'esibizione, tu subito sei lì e non sei soddisfatta dell'esibizione, questo secondo me, io non sono un cantante, quindi non posso capire le sensazioni che possono provare sul momento, però secondo me c'è bisogno un pochettino di godersela di più. Ecco, quello che manca a Mayu e quello che è mancato a lei, secondo me, nella seconda esibizione è stato proprio questo, ovvero il fatto di godersi l'esibizione. Lei ha cercato di fare tutto perfettamente, non l'ha fatto, non c'è riuscita e si è innervosita ulteriormente. Quindi, secondo me, deve fare attenzione ai dettagli quando studia, quando si prepara, come è giusto che sia, quindi curare tutti i minimi dettagli, però poi al momento dell'esibizione deve stare più libera mentalmente. Questo è quello che ho percepito io almeno, cioè un po' un freno a mano tirato sotto quel punto di vista per concentrarsi sui dettagli tecnici, che poi sono fondamentali, però secondo me li riesce a curare anche essendo un po' più libera nell'esibizione e libera mentalmente. Per quanto riguarda poi il resto delle esibizioni, mi è piaciuta anche la Yana, molto bene, non so poi se lei possa effettivamente arrivare fino in fondo onestamente, però comunque mi è piaciuta molto, a me piace anche lei sotto diversi punti di vista, così come Tomasi. Allora, se dovessi fare una classifica tra quelli che metterei all'ultimo posto, non per bravura, ma semplicemente per gusto personale, c'è sicuramente Viscardi, ma chi ha ascoltato qualche video precedente sicuramente
lo sa, non è il genere che preferisco, non è lo stile che preferisco, anche se devo dire Purple Rain ha fatto un'esibizione spettacolare, l'esibizione lì mi è piaciuta tantissimo, però il suo genere, perché poi dobbiamo comunque rientrare in quella categoria, in quell'ambito, a me non piace, a me non colpisce più di tanto, preferisco molto più Tomasi nel suo stile e che comunque mi piace. Poi ovviamente le segnalazioni di Jack La Furia vanno un po' in contrasto, è molto diversa la canzone di Bruno Isars rispetto alla prima assegnazione che aveva fatto, però credo che avrebbe voluto fare un percorso più adatto con Achille Lauro, ecco. Però vediamo cosa riesce a combinare con Jack La Furia, finora sta comunque facendo molto bene. Poi sicuramente c'è da dire anche Telly non piangere mi è piaciuto perché ha cantato Abissale di Tananai, l'ha fatta in maniera molto simile, sembrava più tale quale show che X Factor onestamente, perché è sembrato veramente quasi imitarlo piuttosto che farla sua la canzone, almeno io ho percepito questo, ciò non toglie che sia stato molto bravo e che l'abbia fatta in una maniera quasi impeccabile. Anche Tananai si è congratulato con lui attraverso Instagram, quindi secondo me se l'autore della canzone, del brano e l'interprete principale ti fa i complimenti, c'è poco da dire, c'è soltanto da alzare le mani, però secondo me dovrebbe un po' più discostarsi dall'artista che canta quella canzone e farla un po' più sua. Non dico che non l'abbia fatta sua emozionalmente, ma vocalmente già insomma è stato molto simile anche come impostazione, ecco. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.